Ciao bella gente, il mazzo che vi mostro oggi è la risposta a tutti quelli che mi chiedono cosa posso mettere al posto di questo e questo, se avessi le carte, io non ho le carte però bla bla bla, insomma, per chi si lamenta e chi dice che servono per forza carte di serie 3, 4, 5 che siano per scalare la classifica. È un mazzo molto molto economico, infatti non ci sono carte né di serie 3, né di serie 4, né di serie 5, ma solo di serie 1 e serie 2. È un mazzo che a me personalmente in realtà diverte anche abbastanza, spero divertirà anche voi. È il mio twist sul mazzo Zoo. Il mazzo Zoo sono quei mazzi che tendenzialmente tendono a mettere tante piccole creature e poi magari a potenziarle oppure comunque sia a sovrastare il potere dell'avversario attraverso la molteplicità di carte a costo basso che mettono. E nel nostro caso infatti abbiamo un sacco di drop a 1, poi Khazar, Blue Marvel, Bishop che otterrà più 1 di potere per ogni carta a 1, scusate, per ogni carta, e noi abbiamo tante carte a 1, quindi gli ultimi turni schizzerà alle stelle il suo potere. Angela e Okoye che possono far sentire il loro peso, specialmente se giocate turno 2, molto molto carine secondo me. E poi Shang-Chi. Shang-Chi è il motivo per cui ho chiamato questo mazzo il Zochi, ed è ciò che ci fa ripulire la board da tutte quelle terribili carte gigantesche con, non lo so, 56.000 di potere che non riusciamo a raggiungere. Il mazzo è molto semplice da giocare, non sta sotto Killmonger perché in teoria noi non prendiamo mai priority, a meno che, non lo so, succeda veramente il panico. E se anche la prendessimo, comunque giochiamo solo l'ultimo turno o il penultimo e l'ultimo, la molteplicità dei nostri drop a 1. Fatta la eccezione magari per Sunspot oppure Iceman nei primi turni. Il mazzo è cambiabile, quindi drop 1 li potete cambiare, potete mettere, non so, Blade al posto di Rocket Raccoon. Questa è la lista che funziona per me e che ho trovato essere quella con cui mi trovo un po' meglio. Ma andiamo subito a vedere il mazzo in azione. Ecco qui, match contro Sifu, che ha l'avatar di Storm dell'evento. Gli effetti continui sono disabilitati qui. Cavoli, per un attimo mi ha laggato il cervello, ho dimenticato come si parlava. Come si parlasse, forse è meglio dire. Vabbè. Il raft per noi è simpatico perché possiamo riempirlo di carte costo 1. Per ora però preferisco mettere solo Ant-Man. Dobbiamo cercare in modo, scusate, giocare in modo un po' controintuitivo. Tendenzialmente noi ci teniamo le carte a 1 per Bishop e poi le buttiamo tutte turno 5, turno 6. In questo caso dovremo usarle nella speranza di vincere il raft, che secondo me è una location davvero davvero forte. Sì, come dei matti proprio. Speriamo che lui non possa giocare due drop il prossimo turno. Non potrà giocare due drop il prossimo turno sicuramente, e anzi lo ringraziamo perché ci fa mettere il nostro Blue Marvel un turno prima. Quindi noi ci prendiamo la carta 6 del raft che potrebbe tranquillamente ribaltare la partita o confermare il nostro risultato. Al momento siamo in vantaggio, sebbene con uno solo di questo meraviglioso scoiattolo a destra. Ok, lui chiaramente ci rinuncia. Giganto non è fantastico, però costa 0. Ok. Ci possiamo comunque lavorare. Io direi... Ma Angela ha senso? Vediamo un po'. Se noi mettiamo Angela qui, poi possiamo mettere due carte e al massimo sarebbe una 2-4. No, preferisco fare solo Okoye. Qui vorrei casar, francamente. Siamo in una buona posizione. È vero, lui potrebbe giocare Killmonger. Però anche se giocasse Killmonger, che presumibilmente ha in mano, sinistra ce l'assicuriamo. Al centro, se lo mettesse magari morte, potremmo togliergliela con Shang-Chi. Vediamo se una delle due è Killmonger, dobbiamo giocare intorno a morte. Quella è Nova? Sì, beh, va bene, va bene. Questa è una buona occasione per mostrare come giocare questo deck in questi casi anomali dove giochiamo tutte le carte prima. Bishop, ok. Allora, noi chiaramente questo giganto non ce lo toglie nessuno. Poi noi facciamo Angela e Shang-Chi. Centro non c'è modo di raggiungere. Ora, noi stiamo mettendo 15 a sinistra. A destra stiamo mettendo 1 di Angela, perché c'è Blue Marble, 6 di Shang-Chi, quindi già sono 7, più altri 2 di Angela, quindi andremo a 9, quindi andiamo a 12. La speranza è che lui giochi morte. Se la gioca... Ah, è vero, lui potrebbe giocare morte a sinistra, però attenzione. Quello sarebbe un bel pastrocchio. Speriamo la giochi a destra, perché dovrebbe giocarla a destra piuttosto che a sinistra, però? Hmm.
La trama si infiltrisce. Stavo dando per scontato l'avrebbe giocato a destra. Morti a 12, quindi lui andrebbe a 17. Non lo so, mi viene da pensare che giochi a destra per una semplicità, nel senso che c'ha già una carta, invece gioca... Ok, ok, abbiamo previsto bene morte. Sì, 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 sì. Benissimo. Bam. E ci portiamo a casa la partita. Ah, il mio pensiero riguardo morte, scusate, magari adesso sono stato un po' frettoloso perché volevo giocare il turno, è stato che lui l'avrebbe giocata in una location dove aveva già un buon potere rispetto a me. Qui stavamo 7 a 3, qui aveva solo una carta con 3 di potere che è facilmente battibile. Quindi ho pensato avrebbe giocato morte insieme al leader perché sarebbe andato comunque a 19 di potere che non è appunto una cosa semplice da superare. Abbiamo previsto bene, abbiamo giocato il nostro Shang-Chi e ci siamo portati a casa la partita. Ed eccoci nella nostra seconda partita, siamo contro Jalen, Stark Tower molto carina, bene che abbiamo Bishop. In questo caso i nostri drop a 1 li possiamo tenere per Bishop. A gusto potete scegliere se giocare un Iceman o un Sunspot all'inizio, è un po' pericoloso, quello assolutamente. Però giochiamo quest'Iceman, dai, prima non mi sembra abbia visto gioco, se non ricordo male. Ok. Qui o giochiamo Sunspot e passiamo, oppure passiamo e basta. Io preferisco passare e basta in questo caso. Forse sarebbe stato meglio Sunspot all'inizio rispetto ad Iceman. Il suo è un mazzo discard, questo è un Bishop che non ci toglie nessuno, preferisco a destra perché dobbiamo ancora giocare 3 turni oltre a questo, quindi dovrebbe prendere più 4 in totale. Quindi già possiamo considerare la nostra Bishop una 3-5, poi se giochiamo magari Blue Marvel, turno 5 avremo una bella quantità di potere, Morbius, ok, Sunspot. Sarebbe carino avere Electra a questo punto. New York. Qui per me la giocata è Okoye. Io non so se voglio contestare a sinistra. Penso continuo a giocare a destra perché tanto poi posso spostare tutto al centro volendo. Se voglio spostare qualcosa. Mi espongo un pochino con questo Sunspot, ma i mazzi discard, i mazzi che scartano tendenzialmente non giocano Killmonger. Quindi possiamo andare abbastanza tranquilli. Lui scarta Dracula. Continuiamo a buffare. Uh, io penso che mi fido del fatto che lui non giocherà Killmonger e gioco un bel po' di drop a 1. Questo perché? Perché posso spostarli e continuare a buffare Angela. Lui scarta il simpatico Apocalisse, che molto simpatico non mi sta in realtà, che potrebbe essere una bella spina nel fianco. Bene, bene. Siamo quasi pari a sinistra. Allora, il discorso è questo. Noi possiamo o provare a prevedere dove giocherà il carissimo Apocalisse e quindi giocare Shang-Chi di conseguenza oppure giocare Blue Marvel. Considerando che lui può spostare le carte con New York non è propriamente facile. Quindi io preferisco giocare le mie carte un po' più grosse al centro, mettere questo Blue Marvel e passare. La speranza è di assicurarmi la location a destra e la location al centro e lasciargli quella a sinistra. Non c'è modo di sapere come spostare le carte. Quante carte hai in mano? Due, una è Apocalisse. Se gioca l'altra carta non può giocare Apocalisse, ecco Apocalisse al 6. Credo giocherà Apocalisse sicuramente. Dovrei comunque avere abbastanza potere per vincere. Adesso diamo uno in più a Bishop, prendiamo più 3 a destra per Blue Marvel e poi altri più 3 fine turno. Lui lo gioca al centro, non sposta nulla, dovremmo aver vinto. Anche perché ribaffiamo la nostra Angela. Molto molto bene. Discard è un mazzo che si trova, specialmente durante i primi livelli della ladder. È un mazzo che piace abbastanza, specialmente con Ela. In questo caso era con Apocalisse, non so se perché Ela non ce l'avesse o non l'avesse pescata, ma va benissimo così.
E comunque sia, nonostante 12 di Apocalisse, l'abbiamo proprio sovrastato. Molto molto bene. Ed eccoci alla nostra terza partita contro Arc Sun. Cioè, non che la terza volta non conta, nel senso è la terza partita e siamo contro... Vabbè, avete capito. Abbiamo Koye, Bishop e Blue Marvel. Abbiamo praticamente tutti i nostri pezzi per vincere. Sanctum Sanctorum non è carinissimo, ma non ci dispiace troppo perché c'è Strange Academy. Solo che per giocare carte a Sanctum Sanctorum o preghiamo... Comunque, cioè, tema Doctor Strange questa partita. O preghiamo che Strange Academy ci sposti le carte, oppure riempiamo tutto a destra. Per non saperne leggere né scrivere, un bishop a destra, che male non fa. Qua se arrivasse un Khazar staremmo veramente messi bene. Oh, ok, vedi, bastava chiamarlo. Ora lui c'ha Lizard e Angela, potrebbe essere ancora un sacco di deck, è un po' presto per prevedere che cosa stia giocando. Scarlet Witch, va bene. Ci prendiamo delle roccette, che non sono fantastiche, ma non sono neanche disastrose, le possiamo comunque buffare. Ora, io vorrei che queste carte a sinistra andassero al centro. Posso giocare Blue Marvel qui, ma il rischio è che lui con una Enchantress ce lo spacchi, o meglio, più che spaccarcelo, ci tolga il potere di casare di Blue Marvel. O posso giocarlo qui nella speranza che vada al centro e non a destra, e quindi separiamo Casare e Blue Marvel, come buon uso e buon costume in questo deck. Facciamo così, chiediamo aiuto alla Dea Fortuna, vediamo che quella sarebbe stata una sera, quindi non c'era rischio di Enchantress in questo caso. Questo sembra essere un mazzo, tra virgolette, si chiama Miracle Sera, dove turno 6 giochi un sacco di carte. Miracle Sera soffre un po' le location chiuse perché dovrebbe giocare un sacco di carte e tendenzialmente buffare Bishop anche lei, come nel nostro caso. In questo caso il suo Bishop non è venuto fuori. Noi qui possiamo giocare quasi tutta la nostra mano, quindi dare un sacco di potere al nostro Bishop. Io direi giochiamo un Electra qui per fargli perdere uno, comunque assicurarci la location. No, perché poi non possiamo attivare il potere del nostro Ant-Man, quindi Ant-Man qui. Ant-Man così, da solo, se non conto male, ha 7 di potere, perché c'è Blue Marvel e c'è Khazar. Quindi Ant-Man più 3, 5, 6, 7, sì, scusate, ho lagato un attimo il cervello. Ci prendiamo Rocket Raccoon che si attiva per forza, perché lui chiaramente giocherà carte lì. E poi penso che la maggior parte di potere provenga facendo così, perché così abbiamo 4 di Electra, 2 più i buff, e 2 di Roccetta, quindi mi stiamo mettendo 6 più altri 6 di Rocket Raccoon, credo. Giusto? No? Sì, sì, sì. Se avessimo messo Shang-Chi invece avremmo perso del potere. Non snappo perché non voglio far andare via l'avversario, ma vorrei farvi vedere il risultato di questa partita. Credo che non ci sia modo per perdere a meno che lui giochi Killmonger, che è una possibilità, ma insomma non esiste, credo, un mazzo che non ha qualche carta che lo counteri. Enchantress, eccola qui, benissimo. Questo è un Killmonger. Questo è un Killmonger, oioi. Però dovremmo aver vinto comunque, se non ho contato male. Forse ho contato male. Ah no, certo, chiaramente abbiamo perso, giustamente. Nonostante la grande quantità di potere che c'era su Bishop, perché comunque sia Bishop è 8, infatti abbiamo pareggiato a destra, giustamente perdiamo, perché questo ha sia Killmonger che Enchantress in mano l'ultimo turno e non aveva priority. Ci è andata molto male, ma è giusto, insomma, farvi vedere anche i rischi di giocare questo deck. Meno male che quella Enchantress non l'ha usata prima. Sarebbe cambiato poco, avremmo perso semplicemente di più. Sarebbe cambiato qualcosa se avessimo messo Shang-Chi? No, avremmo avuto semplicemente 5 di potere a sinistra e avremmo comunque perso. Eccoci contro Madnak, non so. Superflow è simpatico, ci permette di giocare le nostre carte un turno prima.
Dobbiamo giocare un po' al buio, questo è il problema, ma va bene così. Cable, la cosa più brutta che ci possa rubare probabilmente in questo caso è Khazar, dato che la maggior parte delle nostre carte forti ce le abbiamo in mano. Il Raft mi costringe, come ben sapete, a giocare così. Bisogna riempirlo assolutamente. Ok. Non... Ah, eccolo là, Khazar. Vabbè, non ci ha rubato, ma va bene uguale. Questo credo fosse il nostro Rocket Raccoon. Non ho visto il cardback, purtroppo. Ok, dobbiamo stare un attimo in campana, perché lui ha una carta costo 6 ridotto a 0. Hmm. Giochiamo quest'Iceman per avere più energia al turno dopo, ma ci serve relativamente a poco. Però buffiamo Bishop. Ok, lui ci ruba Blue Marvel. Questa non è una giocata che mi sollazza, però perde l'energia extra di Superflow. Energia che a noi serve relativamente, se devo essere sincero, però facciamo Koi e Blue Marvel. O Koi muore, sì, ma non voglio riempirmi qui la location. Preferisco qualcosa con un po' più di potere. Non so in realtà che cosa sia rimasto, però Sunspot per esempio potrebbe essere divertente con l'altare della morte. Credo che l'altare ce lo guadagniamo attraverso Squirrel Girl. A meno che lui abbia un, non so, Ultron preso da Raft. Non ci dobbiamo mai dimenticare che lui ha la carta. Ecco il nostro Sunspot. Questo Sunspot è eccezionale, davvero. Facciamo così perché vogliamo dare quanta più energia possibile a Sunspot anche il turno dopo. Squirrel Girl andrà presumibilmente a sinistra. Noi stiamo cercando in questo momento di vincere al centro e a destra. A sinistra è molto difficile vincere, in più ne approfittiamo per prendere sempre l'energia bonus che ci dà Superflow per buffare il nostro Sunspot. Captain Marvel è tremenda. Captain Marvel è veramente tremenda. Non credo ci sia più possibilità di vittoria adesso. Non credo ci sia più possibilità di vittoria. Se io facessi così e così avrei avrei 3 e 5, quindi anche se andasse Blue Marvel, scusate, Captain Marvel, avrei perso. Non c'è possibilità di vincerlo questo match e mi dispiace molto, ma per lo show vediamo il turno 6 giusto per vedere quale carta aveva preso da Raft. Non c'è veramente matematicamente modo, credo, per vincere questo match. Forse potevamo mettere Sunspot a sinistra, ma non sapevamo. Wow, ok, va bene. Ah, cioè, l'ho chiamato Ultron, ok, ma come faceva ad avere due Captain Marvel? Ah, Agente 13 gli ha creato una seconda Captain Marvel. Beh, che dire. Sono stato chiaramente battuto da un giocatore più forte di me, ma va bene così, non demordiamo. Ciocalap. Ciocalap, noi abbiamo Koi e Kazar, sono carini. Rocket Raccoon non si gioca, si passa. Suo sembra essere un mazzo di scard, vista la gatta nera appena scartata. Qua giochiamo una Koi. Zero? Ok, forse no. Chissà che tipo di mazzo è. Credo che li vogliamo. Un paio d'Hulk, forse uno. Andiamone giusto uno. Questo zero glielo vorrei spaccare. Glielo vorrei spaccare, ma preferisco tenermi un attimo Sunspot. Buono, buono. Il nostro Shang-Chi attende quegli Hulk. Ok, mi aspettavo una Titania, capito? Una roba un po' esotica con questo zero, invece va benissimo così. Casar qui.
Ok. Sì, Blue Marvel lo voglio. Vediamo che succede. Mysterio, ok. Iron Man scartato. Presumibilmente quello vero è a sinistra. Bene, perché noi gli togliamo 5 di potere a sinistra. Oh, questa Squirrel Girl è arrivata al momento giusto. Bada bim, bada boom, bada bam. Così noi abbiamo 7 di potere al centro. Abbiamo 21 di potere a sinistra, lui perde 5. Facciamo finta che questo però fosse il vero, quindi lui ha 25, lui andrebbe a 5. Spacchiamo il suo Hulk con Shang-Chi, lo dovremmo vincere. Lui snappa. Snappiamo anche noi. Soldi e paura mai avute. Va bene. Ah, il suo era un mazzo con Strong Eye. Carino, una specie di zoo con la variante dello Strong Eye. Non credo sarà abbastanza, però. Anzi, ne sono abbastanza convinto. Pronto a ricredermi, per carità. Come avevamo previsto, il Mysterio giusto era quello a sinistra. E abbiamo vinto. Facile. Il mazzo, come potete vedere, quindi funziona anche a livelli non troppo bassi della ladder, insomma stiamo comunque in una posizione relativamente buona, non siamo ancora arrivati a Infinite, ma ci arriveremo. È un mazzo molto molto economico, molto molto simpatico, che potete cambiare, insomma, un po' come vi pare. Sicuramente non avete questa volta la scusa di non ho le carte.